tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa carinissima, facilissima e velocissima idea regalo per i nostri pensierini natalizi. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito come al solito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Oggi vedremo uno schema davvero semplicissimo, quindi chi si sta approcciando per i primi periodi a questa nobile arte potrà sicuramente creare il suo cappello perfetto. Impareremo appunto come si aumenta e tutte le regolette del caso, ma vedremo anche come con lo stesso schema, semplicemente cambiando il filato, lavorandolo doppio, oppure semplicemente mixando due filati tra di loro, possiamo ottenere dei risultati sorprendenti. Ed ecco qua il bottino di Sayubi. Ebbene, quest'anno tra i vari pensierini ho inserito anche una serie di cappelli. La cosa che accomuna questi cappelli è che sono assolutamente realizzati con lo stesso schema e quindi con lo stesso schema io posso ottenere un risultato come questo, come un risultato come questo, come un risultato come questo, come un risultato come questo. Vedete che con lo stesso identico schema io ottengo 8, 9, 10 infiniti cappelli molto diversi tra di loro, adatti appunto ad ogni tipologia di personalità. Ma andiamo a vedere come lavorare. Io vi faccio vedere la lavorazione classica lavorando il mio filato, che è un acrilico, in doppio. Quindi in questo caso prendo due gomitoli e realizzo il mio cappietto prendendo entrambi i capi. Uncinetto numero 4 e inizio con 4 catenelle e vado a chiudermi nella prima realizzata con una maglia bassissima. Realizzo ora 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello spaziettino che si crea, vedete, nelle mie catenelle chiuse in cerchio. Entro con l'uncinetto, ripesco il filo, tiro fuori e realizzo una maglia alta. Le 3 catenelle che ho realizzato mi fungono da prima maglia alta e continuo a realizzare maglie alte per un totale di 8. Mi chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima ed ecco qui realizzato il mio primo giro. Naturalmente potrete sostituire la tecnica delle 4 catenelle chiuse in cerchio con un anello magico. A me non piace molto questa tecnica, infatti ogni volta che devo lavorare in cerchio procedo invece con quest'altra, però nessuno vi vieta di utilizzarla. A questo punto realizziamo 3 catenelle per cominciare il secondo giro. Chi mi segue però sa che le catenelle iniziali io preferisco realizzarle con una maglia bassa, sull'altra prendendo la costina più distante dall'uncinetto nella seconda. Potete tranquillamente, come ripeto, sostituire questo passaggio con le 3 catenelle. Ora dobbiamo realizzare un giro di aumenti, quindi in ogni punto che abbiamo andiamo a realizzare 2 maglie alte, trovandoci quindi alla fine del nostro giro con un totale di 16 maglie alte. Ci chiudiamo come al solito con una maglia bassissima ed ecco terminato il nostro secondo giro. A questo punto replichiamo 3 catenelle o una maglia bassa sull'altra e andiamo a strutturare degli aumenti alternati partendo da una maglia alta e un aumento nel punto successivo. Alterniamo una maglia alta e un aumento, una maglia alta e un aumento. Chiudiamo con una maglia bassissima ed ecco completato il nostro giro. Quello che dobbiamo fare è
continuare con gli aumenti che ora vi spiegherò un pochino meglio, fino a raggiungere il diametro corretto per la taglia che stiamo cercando di realizzare. Ora, io vi metto in sovraimpressione una tabella per capire anche quanto poi occorra scendere nella lunghezza complessiva. Quello che però più o meno è la linea guida è che le donne dai 12 anni in su hanno circa 54 cm di circonferenza, mentre gli uomini vanno sui 56 più o meno. Quando poi andiamo a realizzare invece taglie da bimbo, ci sono delle misure naturalmente più piccine. Un'altra cosa importante da dire è che la circonferenza non è il diametro. Come facciamo a calcolare il diametro dalla circonferenza? Dobbiamo prendere la misura della circonferenza totale e dividerla per 3,14. Otteniamo il numero di centimetri che ci occorrono di diametro. Avremo in questo modo il cappello perfetto per ogni taglia che noi desideriamo. Continuiamo con gli aumenti andando ad aumentare. Abbiamo realizzato una maglia alta e un aumento e adesso dobbiamo realizzare 2 maglie alte e un aumento e successivamente 3 maglie alte e un aumento, 4 maglie alte e un aumento, finché non raggiungiamo il diametro che ci occorre. Questi aumenti però, specialmente ad inizio giro, vanno alternati. Se noi cominciassimo ogni riga con l'aumento, ci troveremo con un esagono, cosa che non desideriamo. Per avere un cerchio alterniamo i giri. Nel giro sottostante io ho realizzato una maglia alta e un aumento, quindi nel giro corrente vado a realizzare le mie 3 catenelle o la maglia bassa sull'altra e qui realizzo il mio aumento. Quindi inizio con un aumento e ora 2 maglie alte, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, aumento, 1 e 2. Vedete, io ho il primo giro con l'aumento, il secondo con una maglia alta, il terzo con l'aumento. Il giro successivo, avendo io qui l'aumento, andrò a realizzarlo con 3 maglie alte e un aumento sulla quarta. Giro successivo, aumento e 4 maglie alte. Quindi suddividiamo, regoliamoci dall'inizio del giro. Se il giro sottostante è iniziato con l'aumento, il giro corrente andrà lavorato con un punto, andando poi naturalmente a progredire. Una volta raggiunto il nostro diametro, dobbiamo semplicemente smettere di aumentare, quindi realizzeremo tanti giri punto su punto di maglia alta quanti ce ne occorrono a raggiungere la lunghezza di berretto che noi desideriamo. Un accorgimento ulteriore è anche il fatto che se dovessimo realizzare un cappello più lungo di quello che desideriamo, possiamo tranquillamente risvoltarlo, che è anche più carino. Quindi continuiamo e ci vediamo a progetto finito. Ed eccomi con il progetto terminato. Per bordare il mio cappellino ho realizzato semplicemente un giro di maglia bassa. Potete naturalmente bordarlo come preferite, potete fare delle maglie in costa, il punto gambero che è molto carino. Io in questo caso l'ho mantenuto quanto più semplice possibile. Questo è per un bambino. Vi faccio vedere una variante col punto gambero per farvi capire come cambia poi la bordatura, vedete, del cappellino rispetto al punto basso, però poi questo appunto lo deciderete voi. E questo è il progetto terminato, vedete, con pochissimo filato, con pochissimo tempo e con uno schema davvero molto semplice. Che bel regalino che abbiamo ottenuto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e anche a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.